tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti a un nuovo appuntamento con i prodotti terminati del periodo, il video nel quale vi parlo e recensisco brevemente più o meno per voi tutti i prodotti che ho utilizzato fino alla fine nel corso degli ultimi mesi. E infatti vamo là, ritorna puntuale la scatola degli empties, immancabile. Anche a questo giro, come noterete, è abbastanza popolata, perciò senza ulteriori indugi io andrei a cominciare parlandovi dei vari prodotti e pescando a casaccio. Questo è proprio il format nel suo splendore. E partiamo con una crema corpo della Nuxe, un marchio francese. La crema si chiama Nuxuriance, difficilissimo da dire, Nuxuriance Ultra, una crema corpo voluttuosa anti-età. Ora, mi è capitato di rado di acquistare delle creme corpo anti-età, ma d'altronde perché no? In fondo non è che soltanto in viso la pelle invecchia do coio. Devo dire mi è piaciuta tantissimo. Adesso è un po' più facile trovarla in Italia. Quando l'ho acquistata io quest'estate, introvabile. Non l'ho ancora ricomprata, ma lo farò a breve, ne ho altre che sto utilizzando, aspetto di finirle. Devo dire però che mi è piaciuta tantissimo perché è molto ricca, molto nutriente, non appiccicosa, non ci mette tantissimo ad essere assorbita dalla pelle, che per me è importante perché sapete che detesto le creme troppo ricche che dopo sei unto come un tacchino nel giorno del ringraziamento. Questa invece nutre a fondo, ha questa azione anti-età. Devo essere onesta, è difficile secondo me percepire dei cambiamenti sostanziali quando si tratta di creme anti-età per il corpo, perché insomma, però mi è piaciuta un botto, mi è piaciuta veramente tanto. In generale la Nuxe è un brand che mi piace molto, un prodotto nuovo, infatti leggo qua Nouveau, new. Lo dico subito, che poi a volte mi dimentico, invece stavolta lo facciamo dopo il primo prodotto, zen, subito. Se qualcosa vi interessa, anche in base alle mie recensioni e al mio utilizzo continuativo, sappiate che sul mio blog troverete la lista di tutti questi prodotti con link diretti per avere maggiori informazioni e se volete anche acquistarli. Come di consueto, disclaimer, io non ci guadagno nulla perché nessuno di questi brand mi ha pagato per essere inserito in questo video, ma de che, ma quando mai? Tutti i prodotti li ho acquistati con i miei soldi, tutte le opinioni sono le mie. E chiudiamo il disclaimer. E continuando sul tema prodotti per il corpo, ho qui uno scrub, devo dire uno dei miei preferiti dell'ultimo anno, è della Rituals, fa parte della linea Ritual of Ayurveda ed è il Rejuvenating Pink Salt Scrub, uno scrub a base di sale rosa con all'interno olio di mandorle dolci e rosa indiana. Ora, mi è piaciuto molto perché pur avendo una grana un po' più ruvida rispetto agli esfolianti corpo che tendo a prediligere, non irrita la pelle, fa un'esfoliazione profonda e poi avendo all'interno l'olio di mandorle lascia la pelle morbida e vellutata. Poi, ecco, la fragranza è quella di rosa indiana che con me sfondi una porta aperta. Tutto ciò che ha fragranza alla rosa mi piace molto. Ha sostituito a tutti gli effetti gli altri scrub che ho utilizzato fino a questo momento e infatti l'ho già riacquistato. Se avete la pelle molto delicata vi consiglio, quando lo applicate, di non massaggiare con troppa veemenza perché sennò, avendo una grana un filo più ruvida, ecco, come tutti gli scrub va utilizzato con cautela. Passiamo invece al prossimo prodotto terminato, che è una maschera per il viso della Fresh, la Vitamin Nectar Vibrancy Boosting Face Mask. Una maschera che mi è piaciuta molto, vi dico subito, non l'ho ancora riacquistata semplicemente per il fatto che ho troppe maschere viso e poi finisce che mi scadono perché di faccia sempre una sola ne ho. Questa però è molto piacevole da utilizzare, va a rendere la pelle più luminosa, gli dà una botta di luminosità, va anche a idratarla ovviamente ed è a base di frutta, vitamina C e frutta, ha la consistenza un po' di una marmellata, la profumazione è quella di albicocca, vediamo se si sente ancora, questo non si apre manco, sì, molto interessante. Si tiene sui canonici 15-20 minuti e poi si risciacqua.
consigliata, non ancora riacquistata, ma comunque consigliata. E poi abbiamo delle creme viso della Filorga. Strano, non l'avremmo mai detto, immancabili, anche perché la Filorga è il brand di cura della pelle che più amo in assoluto, e infatti 9 volte su 10 utilizzo creme della Filorga. Ne ho una da giorno e una da notte. Quella da giorno è la Hydra Filler, quella da notte è la Sleep and Lift. Devo dire, mi sono piaciute entrambe tantissimo. La Hydra Filler è forse la mia crema da giorno preferita fra tutte quelle della Filorga. Sleep and Lift è i primi due, le prime tre, insomma. Al momento ne sto utilizzando un'altra che forse è un filo più leggera, però comunque entrambe queste creme consigliatissime, come il 90% dei prodotti della Filorga. Se cercate delle buone creme viso, rapporto qualità-prezzo e benefici ottenuti, per me Filorga imbattibile. Vedete che stavolta sono brava, sta andando abbastanza veloce, incredibile. Cos'altro abbiamo? Oh, ecco, qua abbiamo i sali super drenanti Slim Me Bath di Veralab, il brand dell'estetista cinica. Devo essere onesta, ho preso questi sali con grande entusiasmo, per un certo periodo li ho anche utilizzati, sono sali drenanti che appunto servono un po' a sgonfiare. Li ho utilizzati molto d'estate, quando insomma, anche stando spesso tutto il giorno seduto, siamo onesti, faccio quello di lavoro, sto a una scrivania e mi gonfiano un po' le caviglie. Questi effettivamente vanno a drenare. Poi però non faccio quasi mai il bagno nella vasca, faccio quasi sempre la doccia, sono rimasti lì e alla fine sono scaduti e ho dovuto buttarli. Li consiglio, ma alla fine se siete persone costanti, con una grande forza di volontà, che così avete bisogno di drenare, chi non ne ha bisogno, io soprattutto, ve li consiglio, sì, ve li consiglio. Tra l'altro l'estetista cinica Veralab hanno diversi prodotti che tendono proprio a sgonfiare le bende, insomma c'è vasta scelta. Io non ho la costanza, voglio essere molto onesta, infatti sono scaduti. Ce n'era un bobone che vi durava anche il giusto. Li consiglio, sì, li ho riacquistati no, perché conosco me stessa. Male, tra l'altro, molto male. Andiamo avanti. Patch occhi, anche questo è un prodotto immancabile nei miei video dei terminati, degli empties. Sono una grande appassionata di patch per il contorno occhi. Questi sono della Patchology, si trovano da Sephora. Sono i Illuminating Eye Gels, quindi patch, sono patacchini, non so mai come chiamarli in italiano, ormai parliamo tutti con questi termini inglesi, poi non so come si chiamano le robe in italiano. Comunque patacchini da mettere qui sul contorno occhi, in hydrogel, in quella gommina così. Non fanno miracoli, però soprattutto se li tenete in frigo vanno un po' a decongestionare, a sgonfiare l'occhiaia e anche a illuminare leggermente il contorno occhi. Io li ho già ricomprati, vi dico solo questo, li ho già ricomprati. E proseguiamo con delle maschere per il viso in tessuto. Possiamo giocare a scala 40, ne ho 4. Partirei con queste della Filorga perché mi è molto facile dirvi che le amo tantissimo. Ritornano spesso nei video degli empties perché continuo a ricomprarle puntualmente. Mi piacciono entrambi, sia la Time Filler, che è un po' più lisciante, rigenerante, anti-età, che la Hydra Filler, più idratante. Entrambe le amo molto. Se cercate delle maschere viso con un buon rapporto qualità-prezzo e discreti risultati, Filorga secondo me è imbattibile. Stesso discorso che ho fatto anche un po' per le creme. Che io sia un'appassionata di Filorga ormai non è più un segreto. Peraltro, signori di Filorga, mesdames et messieurs de Filorga Laboratoire, si vous voulez me contacter, je suis ici. Je parle aussi français, c'est pas un problème. Ecco, tanto guarderanno sicuramente questo video, però amici della Filorga. Le altre due sono in ordine sparso. Questa Clearing Solution della Dr. Jart Plus, un brand coreano, è una maschera purificante, scusate, che copre le imperfezioni e migliora il tono e la textura della pelle.
beh, avendola usata una volta sola, perché provo maschere così a random, mi risulta difficile sia dire che è molto vero, sia sostenere che non è così. In generale Dr. Jart però è un buon brand di cura della pelle. Ce ne sono svariate in vendita da Sephora, io ogni tanto così ne pesco qualcuna e la provo, né bene né male. L'ho riacquistata, per adesso no. E l'ultima delle maschere in tessuto è questa della Face D. I più attenti di voi ricorderanno che Face D è un brand relativamente nuovo, perlomeno per me, l'ho scoperto qualche mese fa. Mi sono innamorata follemente dei loro patch occhi, che continuo a trovare fenomenali. Spinta dall'entusiasmo ho acquistato 2 o 3 cosette in più per insomma testare il brand e vedere cosa aveva da propormi. Bene ma non benissimo. Ecco, anche questa maschera, che è la SOS Winter Remedy Soothing Face Mask, cioè una maschera pensata per la pelle secca, che d'inverno è un po' più provata, che va a nutrirla e a reidratarla. Una discreta maschera in tessuto, niente di sconvolgente. Queste sono le classiche che si tengono un quarto d'ora e poi si tolgono e il gioco è fatto. E chiudiamo la parentesi maschere in tessuto. Passiamo adesso, che c'ho qua, ok, ho ancora un altro prodotto per il corpo, che è questo olio doccia di Jo Malone. Ora, Jo Malone è un brand caro come il fuego, ve lo consiglio? Ma sì, se avete dei soldi da spendere così e volete trovare qualcosa di... ma anche no, perché comunque è piacevole. Questo è al Peony and Blush Suede, che è una delle profumazioni di Jo Malone che amo di più. Di tanto in tanto io lo compro così come coccola, perché essendo un olio va proprio a idratare mentre fate la doccia. Ha questa profumazione che è poi la roba che mi conquista di Jo Malone, devo dire la verità. Ho anche il sapone mani, però ecco, lo consiglio? Fate voi, male non è. Stiamo parlando di un gel doccia, quindi non di un prodotto miracoloso. E con questo, perché recensioni di grande spessore, lo consiglio? Fate voi. Ma per me, guarda, per me potete fare, ecco, così. Ma proseguiamo, ma andiamo avanti con un prodotto per capelli, una maschera idratante, la Caviar Anti-Aging Replenishing Moisture Mask, Replenishing Moisture, che testualmente vuol dire che va a riportare l'idratazione nei capelli. Molto indicata per chi ha capelli danneggiati, secchi, crespi, il brand è Alterna, non l'ho ancora detto. Una delle mie maschere preferite, devo essere onesta. Ritorno spesso e volentieri alla Replenishing Moisture Mask perché anche senza tenerla su 80 ore già fa il suo, rende i capelli più morbidi, meno crespi, pur essendo un po' cara. Io consiglio vivamente, soprattutto a chi ha capelli crespi e secchi e elettrici come i miei. Molto bene, l'ho già ricomprata? Assolutamente sì, ne ho sempre una di scorta, poi magari provo altro, ma finisce che ritorno a questa. E un altro prodotto skincare, poi passiamo, direi di sì, al reparto trucco, con una breve deviazione su unghie e manicure, e sto parlando di una crema per il contorno occhi della Shiseido, la Vital Perfection Uplifting and Firming Eye Cream. Ora, dovete sapere che il mio rapporto con le creme per il contorno occhi è un filino conflittuale, perché essendo ossessionata da rughe, zampe di gallina, borse, occhiaie, oltre a comprare pece, maschere occhi in quantità industriale, sono sempre alla ricerca di una crema che faccia un miracolo, ecco, o se non il miracolo, che almeno mi dia la sensazione di un leggerissimo miglioramento. Cosa che non è successa con questa crema della Shiseido, peraltro cara come il fuoco, che uno dice: mo compro la crema della Shiseido, top di gamma, cara, carissima, voglio vedere se succede qualcosa. Spoiler alert, no. E infatti non l'ho ricomprata e infatti non la ricomprerò e nemmeno ve la consiglio. Poi magari qualcuno di voi l'ha provata e ha avuto risultati stupefacenti, se così è scrivetemelo.
io devo dire abbastanza deludente, forse proprio per il fatto che uno dice spendo un capitale e poi si aspetta che succeda chissà che e non succede, insomma. Quindi ecco, questa non la consiglierei, non la consiglierei. Prima di passare al trucco, una breve deviazione, come dicevo poc'anzi, sul tema manicure, un solvente per unghie della Mavala. Questo è extra dolce, che quindi non dovrebbe andare a rovinare troppo le unghie. È extra dolce e quindi se hai lo smalto con 2 passate devi applicare una certa insistenza per rimuoverlo. Io forse preferisco cose un filino più efficaci, quindi boh, non l'ho riacquistato, non so se lo riacquisterei. E passiamo al momento trucco, che ho 3 cosette qua, 4 cosette per voi. La prima che propongo è l'illuminante di Charlotte Tilbury, il mio illuminante preferito ormai da mesi, da quando l'ho scoperto, è la Beauty Light Wand Hollywood. La Beauty Light Wand esiste anche con un effetto più blush fard, sempre però molto luminosa. Questa spatapam, cioè proprio se amate gli illuminanti che si percepiscono anche da una discreta distanza, questa è a morte vostra. Ha l'applicatore a spugnetta che la rende molto facile da stendere dove volete, molto luminosa, pazzesca. Ecco, se volete provare un prodotto di Charlotte Tilbury e siete un po' indecisi su quale e amate gli illuminanti, questo per me è il primo della classifica. L'ho già riacquistata? Assolutamente sì, ormai non vivo più senza l'illuminante di Charlotte Tilbury. Un altro grande classico e un altro grandissimo pollice alzato è la matita per sopracciglia della Benefit Precisely My Brow Pencil, quella che appunto adesso è finita, però ha la punta retrattile in diverse colorazioni. La consistenza è quella un po' di cera, che quindi va a riempire le sopracciglia ma avendo la punta sottile e molto precisa. Dall'altra parte ha lo scovolino. Tra i vari prodotti per sopracciglia questo è uno dei miei preferiti, l'ho già riacquistato, non manca mai, era anche nel mio calendario dell'avvento della Benefit con grande gioia ed entusiasmo. Questa è la numero 4, grazie al calendario dell'avvento ho scoperto che anche la numero 3 va bene, così, nota a margine. Che altro abbiamo? Abbiamo un fondotinta della Clinique Live Better con SPF 15, un fondotinta che non mi dispiace, lo riacquisto puntualmente e infatti l'ho riacquistato, ne uso diversi, ma questo è molto interessante perché ha un finish naturale, è leggero, ha l'SPF 15 che non guasta mai, facile da uniformare, non eccessivamente mascherone. Un buon fondotinta se beccate il colore giusto, che è sempre un po' il difficile del fondotinta, perché io finisco sempre per doverne mischiare 3 che non ci azzecca mai, non riesco mai, neanche con l'aiuto della commessa quando andavo ancora nei negozi, adesso ormai compro tutto online, a trovare il colore giusto. Questo però, se può interessare, è il Ivory 03 o CN28, insomma prima si chiamava 03 Ivory, adesso si chiama CN28, abbastanza vicino al mio colore attuale. Quando arriva l'estate è troppo chiaro, per dire. E last but not least, mi piace sempre dire sta roba, ultimo ma non ultimo, vabbè, un mascara, l'immancabile Worth the Hype della NYX, uno dei miei mascara preferiti, continuo a riacquistarlo. Ne ho anche altri perché sapete che ho una leggera ossessione per i trucchi in generale e tendo a comprare roba a destra e manca. Questo però torno sempre a riutilizzarlo perché ha questo scovolino cicettoso che va a dividere, allungare e separare le ciglia con un finish molto naturale, che è ancora una delle cose che amo di più nel mascara italiano, questo sconosciuto, penso abbiate capito. Bene,
Bene, siamo giunti alla fine di un altro video dedicato ai prodotti terminati. Come sempre io spero che le mie recensioni più o meno veloci vi siano state d'aiuto. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, come di consueto vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Se poi volete, cliccate pure sulla famosissima icona della campanella per ricevere una notifica ogni volta in cui pubblico un nuovo video e non perderne nemmeno uno. Direi che per oggi non c'è altro. Vi ricordo ancora una volta sul finale che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti terminati dei quali vi ho parlato in questo video, con link diretti per maggiori informazioni o anche per acquistarli, e il link al post dedicato nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra la mia capoccetta. Per oggi non c'è altro, passate una buona giornata, serata, pomeriggio, mattina, non so che ora state guardando questo video, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!